Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Sono sempre io, Gabriella in arte Briga Bijou. Buon pomeriggio ragazze. Scusate, sono così tutta sbracciata, ma oggi fa un caldo bestiale ed io sinceramente d'estate proprio non riesco a stare veramente con le magliette e le camicie a mezze maniche, quindi oggi così quasi in canotta. Allora, perché ci vediamo? Perché ovviamente non sono riuscita a registrare la seconda parte di video del famoso video creazioni di Sutash, quelle che dovevo portare al mercato. La sera ero stanca morta venerdì e quindi ho mollato tutto e ho detto amen. E al mercatino non sono riuscita a girare molte foto, molti video, perché poi quando vado ai mercati entro proprio in quel mood, quindi mi metto lì rilassata, chiacchiero con la gente, giro, parlo, faccio, dico, mi diverto un sacco e esco dalla parte di briga, diciamo, quella che dice devo fare il video, devo fare questo, devo condividere. No, mi vivo la giornata e così. E penso sia giusto così, no? Perché uno deve essere lì e vivere quel momento. Quindi oggi vi mostro le creazioni, quelle che ovviamente sono ancora con me al Sutash e quindi vi faccio compagnia un pochino. Poi casomai, giro un altro piccolo video e vi parlo poi del mercato. Se vi va, ci facciamo compagnia casomai in una video live. Niente, vi mostro quindi i pezzi che sono rimasti, saranno forse una decina in tutto e niente, un po' di soutache, c'è Martina che passa da dietro, quindi un po' di soutache, sono rimasti degli orecchini a soutache, un paio di ciondoli che vi avevo detto di aver realizzato ed i bracciali che avevo fatto con i filati di fili e forme o similari, prendendo l'idea da un tutorial di le creazioni di Mamu. Ho detto Manu, vabbè, lei si chiama Emanuela Erbi e quindi stavo nella mente pensando tutte e due cose contemporaneamente. E niente ragazze, mamma mia, mi vedo delle spalle enormi, ce le ho, non è che ve le vedo. Tarataratara. Braccia da camionista, niente, facciamo le persone serie e vi lascio ai Bijou. Fatemi sapere ovviamente che ne pensate. Un bacio e come sempre buona creatività. Ciao! Ed eccoci qui con la seconda parte di video creazioni Andiamo di mare, quello che è rimasto di Sutash e qualche altra cosa. Allora, parto dalla primissima cosa, che sono questi orecchini che ovviamente di cui conoscete tutte quante, li conoscete perché c'è il tutorial sul canale. Questi sono gli orecchini Barcellona, questo è il loro retro. Devo dire che gli orecchini a Sutash sono stati apprezzati tantissimo, nel senso che li hanno guardati, hanno chiesto, anche perché non è una tecnica che tutti conoscono, però sono rimaste tutte, si sono orientate su un'altra tipologia di bijou perché probabilmente il Sutace è un po' più caro, un po' più impegnativo anche da portare e quindi niente, hanno più si sono orientate su un'altra tipologia di bijou, hanno apprezzato tantissimo quelli che avete visto nella prima parte di video, quelli montati, particolari, tutti marini, perché ovviamente avevano un prezzo diverso e anche erano probabilmente più portabili. Quindi questi sono ancora qui con me disponibili e io ne avevo fatti anche un'altra versione che probabilmente avete visto su Instagram e sono questi in una variante di colore più chiara, anche questi secondo me bellissimi. Questo è il retro, sempre con il tag e anche questa versione io la trovo veramente portabilissima e molto molto romantica. La vedo con tantissimi colori, sinceramente. E, sono comunque di impatto, però questa versione sicuramente rispetto a questa è un pochino più tranquilla e pacata. Questa è veramente per le persone energiche, strong, insomma, che si divertono a giocare con i colori. Poi, per non parliamo ancora di Sutash,
Allora, io sono andata alla ricerca sfrenata di mattonelle in ceramica qui nella mia zona, ma fortunato le aveva terminate tutte e anche l'altro negozietto, ne erano rimaste veramente di bruttine e quindi io giovedì, mercoledì, mi sono messa tra martedì e mercoledì a fare dei cabochon in vetro con queste piastrelline rotonde. Quindi questi orecchini li ho realizzati veramente partendo già dal cabochon. Quindi ho realizzato questi cabochon, poi vi mostro anche gli altri orecchini in cui ho eseguito anche, per i quali ho eseguito anche i cabochon. Questi sono bellissimi e mi ricordano veramente i limoni, mi viene proprio in mente il colore dei limoni, le città di Ischia, di Procida, sono secondo me veramente non so come dirlo, quando guardo questa tipologia di bijou mi viene in mente il mare, il sole, i limoni e mi danno tanta energia. Quindi questa è una come ho fatto i primi orecchini e poi ne ho fatto un'altra versione, sempre partendo dalle piastrelline, ovviamente qui i perni, sempre quelli in occhio di gatto di Fortunato. Ho fatto anche quest'altri e anche in questo caso ho eseguito io le mattonelline. Ero veramente disperata perché le prime mattonelline, i primi bijou con le mattonelle erano andati subito, me l'avevano chiesti e poi dispiace non poter accontentare insomma tutte e quindi mi sono messa all'opera e poi mi è venuto in mente che avrei potuto farmele io. Certo, non sono come quelle in ceramica, però secondo me vanno bene comunque per realizzare dei bijou estivi dal gusto, ecco, così. Questi mi ricordano anche un po' Maiori, la Grecia, insomma, secondo me sono tutti molto molto estivi. Io ormai sono proiettata all'estate e quindi vado avanti così. Poi mi sono un attimo spostata, questi sono quelli che sono rimasti di questa tipologia. Poi ci sono altri due paia di orecchini che sono invece un pochino più romantici. Questo è il primo, anche in questo caso ho fatto i cabochon con le farfalle perché volevo realizzare qualcosa con dei colori un po' pastello, perché sappiamo che vanno di moda questi colori pastello e quindi avevo deciso, ovviamente voi le gocce le vedete sempre di un colore più scuro, invece sono queste gocce pastellose, i cabochon fatti da me e anche in questo caso i perni sempre di Fortunato del mondo delle pietre. Vi metto giù il link del negozio se mi ricordo, se no tra i commenti chiedetemi pure. E qui vabbè, Soutache è semplicemente una girandolina. Se non sapete come fare le girandoline, come cucire, ci dovrebbe essere il tutorial sul mio canale. E della stessa tipologia, variando il perno e l'elemento centrale, ho fatto quest'altra versione super romantica con le perle queste qui in basso che sono un rosato molto tenue, molto delicato, un mezzo cristallo con i colori del fucsia e i cabochon sempre fatti da me, serie farfalle, perni in acciaio. C'è un ultimo paio di orecchini a Soutache, questi belli grandi che si fanno notare e sono questi qui. Di questo c'è il tutorial sul mio canale. Ok, le finestre aperte. Di una tipologia molto simile c'è il tutorial sul mio canale, quindi per sapere come fare, questo praticamente è un filato di filiforme, questa è una piattina, quindi si realizza questo elemento, poi si fa la parte di sotto e si congiungono. Trovate il tutorial sul mio canale. Queste sono delle perle, delle pietre in agata e poi dei semplici elementi. Diciamo che con la parte di orecchini a Soutache abbiamo completato. Adesso vi mostro un paio di ciondoli e qualche bracciale. Sempre pensando al mare, ho realizzato dei ciondoli super semplici, perché comunque quando si fanno questi mercati non si sa mai la tipologia di persone che vengono. Io in genere mi regolo moltissimo sulla zona dove si fa, però so che comunque ci sono sempre persone che vengono e non hanno una grossissima disponibilità. Io quindi porto bijou un po' di tutti i prezzi.
Quindi ho realizzato semplicemente questo pendente e un ciondolo praticamente, anche se ci ho messo il cordino qui. Questo mi è stato dato una rocchetta da Manuela Loru, adoro queste rocchette di filo, grazie Manu. E quindi qui ci ho messo semplicemente questo ramo di corallo in zama, questa grande pietra blu di questa forma un po' particolare in agata blu, e poi questa che invece è un elemento in una pietra di cui adesso mi sfugge il nome, ci vorrebbe fortunato. Comunque questo è il primo ciondolo. Poi ho realizzato, alla fine vi mostro anche i bracciali, ho realizzato dei ciondoli con degli elementi in ceramica, proprio stile etnico, perché ci sono persone che hanno gusti svariati per i bijou, e diciamo che se portassi solo soutache sarei un po' limitata come solo le perline, quindi io quando ci sono questi mercatini mi diverto a portare qualche pezzo fuori dagli schemi. Questo è il primo e questo è il secondo con i colori a contrasto. Ogni tanto vado nei miei cassettini, ritrovo ceramiche, pietre e mi diverto a creare bijou veloci, ma a mio avviso comunque simpatici. Io vario sempre moltissimo, cioè nel senso che fare queste cose mi diverte moltissimo. Allora, passiamo ad altri due ciondoli. Di questo vorrei girarvi il tutorial, anche se è di facile esecuzione, però mi piacerebbe girare il tutorial di come ho fatto questo ciondolo, più che altro di questa parte superiore. Questo praticamente è un elemento in madreperla forato, e qui con i filati tipo quelli di fili e forme, questo forse non è proprio di fili e forme, ma era un filato che già avevo, mi sono divertita a fare questo gioco con le pietre, con le chips praticamente, e ogni tanto poi ho eseguito un nodino, e alla fine ve lo mostro casomai sul fondo chiaro, altrimenti questo fondo super colorato non rende. E questo è il ciondolo, dove praticamente ho eseguito questo rametto con le Rocale 11.0 ed ho messo un po' di resina UV per fissarlo, quindi l'ho fatto con il wire, e poi ci ho messo questa stellina in zama e delle altre piccole stelline da nail art per creare un po' di movimento. Questo è super super estivo e decisamente per le persone un pochino estrose, tipo me. L'altro invece l'ho realizzato con una pietra che probabilmente vi ricorderete. Questa è una ciambella, un Danaz, che mi era stato inviato per una collaborazione. Anche in questo caso ho fatto lo stesso lavoro, e qui ho inserito delle chips, sempre in pietra. Quindi questi sono i due ciondoli, oltre quelli etnici che non vi avevo mostrato e che non conoscevate, e dopodiché ho fatto dei bracciali fatti praticamente utilizzando un tutorial che poi vabbè non ho fatto identico, perché ovviamente vado sempre di testa mia, però l'idea è quella, semplicemente sono dei mezzi cristalli utilizzando la tecnica del macramè. Quindi questo è il primo, poi si fa il nodo qui scorsoio in modo tale che si può tranquillamente indossare il bracciale senza anche l'aiuto di nessuno. Quindi questa è la prima versione, questa è l'altra. Io ho pensato per le persone super abbronzate potessi andare, ma non lo so, e questa è quella che mi piace moltissimo, da questi colori di oro, panna e questo cordino bronzo. Questo è proprio il filo Ceylon, quello che si utilizza per il macramè. E quindi questi sono i bracciali che mi sono rimasti. E niente, come vedete, quindi quando faccio i mercatini vario anche un po' il genere. Poi quando allestisco il tavolo mi dispiace di non avere
le foto, non le ho fatte proprio quest'anno, questo giro non ho fatto nulla, ecco, mi sono divertita, quello è poco ma sicuro. Cerco di abbinare ovviamente i colori, anche se ho degli orecchini, un bracciale, degli orecchini a soutache, ma c'è un bracciale tipo questi che richiama un po' i colori, io cerco di allestire il tavolo facendo una sorta di viaggio di colori, quindi parto da quelli più chiari, poi un po' più scuri, poi intensifico. Mi piace quindi creare un po' di armonia con le varie sfumature a spicchi di colore. Io avevo un tavolo ottagonale, quindi su una parte c'era il rosa, un altro il turchese, un altro... Quindi io mi diverto così e ci impiego tantissimo tempo, infatti è la mia ansia più grande di quando partecipo a questi eventi, che la mattina devi arrivare là e devi fare tutto da sola, però veramente vieni sempre ripagata, al di là di vendere e non vendere, ma vieni ripagata proprio dalle emozioni, dal contatto che hai con la gente. Niente, non vi voglio far più perdere tempo perché secondo me siamo arrivati quasi a un quarto d'ora. Vi ringrazio per essere state anche oggi con me, vi abbraccio tutte e vi lascio con questa bella visione creativa, super estiva e mi raccomando ragazze, fatemi sapere veramente che cosa ne pensate, se vi piacciono, ditemi se state anche voi pronte lì per fare mercatini, eventi e quant'altro e se non avete tanta voglia, ok, io vi dico come suggerimento lanciatevi perché se non provate a fare determinate cose vi resterà sempre l'amaro in bocca di dirci non ci ho neanche provato. Io ci provo sempre e ne torno sempre contenta e soddisfatta. Un bacio a tutte e come sempre buona creatività. Ciao!